Ciao a tutti! In questo video scopriremo quali di queste donne risulta essere il peggior nemico del narciso. La donna Nemesi potrebbe essere il simbolo di forza femminile in quanto è colei che riesce a controllare con fermezza e con un forte senso di giustizia il narcisista. La Nemesi è quella persona che si mette in gioco senza alcun timore delle conseguenze. Si rapporta al narciso e lo costringe ad affrontare il suo io interiore. A questo punto il narcisista inizia a percepire le sue fragilità e le sue imperfezioni, tanto da cadere in una sorta di smarrimento, angoscia e terrore di essere smascherato. In questo caso al narciso rimarranno solamente due chance: darsela a gambe levate o modificare e riconoscere i propri errori. Da tenere presente che la donna Nemesi è l'unica e la sola in grado di mettere il narcisista dinanzi allo specchio. Tuttavia, qualsiasi donna può trasformarsi in una Nemesi, poiché basterà attuare abitualmente alcune tattiche che ora ti esporrò. Impara a distinguere un narciso in base al suo comportamento, come la mancanza di empatia, la tendenza a farti sentire in colpa e il voler essere sempre al centro dell'attenzione. Metti dei paletti su quelli che sono i tuoi limiti, i tuoi valori e falli rispettare in maniera decisa. Non rifornire il suo ego. Dedicati alla tua autostima e dà potere a te stessa. Concentrati sulla realtà e non farti influenzare da meccanismi illusori. Per quanto riguarda la donna cervo, è colei che tradisce se stessa per lasciare spazio alle aspirazioni e alle proiezioni del partner, rinnegando le proprie. Ha un'indole molto fragile, con un'accesa dipendenza affettiva. In poche parole, è la vittima prediletta per il narcisista, visto che risulta essere una facile preda. La donna Eco è colei che cerca in ogni modo possibile di fare innamorare il narciso. Spesso è quella donna che imposta la relazione con il narcisista assumendo il ruolo di amante, per poi divenire in un secondo tempo la sua vittima. La fragilità della donna Eco servirà a rifornire l'ego del narciso, che alla fine della relazione la svaluterà e la scarterà. Mentre la donna Bucaneve raffigura la componente femminile smarrita di Narciso, ovvero quella parte empatica ed emotiva che il narcisista respinge e soffoca. In sintesi, il narciso si rifiuta di amare nuovamente per timore di riaprire la sua ferita narcisistica. Anziché connettersi con il suo lato femminile, ridando vita ai propri desideri, il narciso opta per avere relazioni con donne eco o donne cervo, che alla fine scarterà. Soltanto con la donna Nemesi il narcisista ha l'occasione di arrestare il ciclo forzato e ripetitivo, contrastando così il falso sé e finalmente riconciliandosi con la sua componente femminile raffigurata da Bucaneve. Questi sono i tipi di donne che si muovono intorno alla vita del narciso e come hai potuto constatare, ognuno di loro svolge un ruolo ben preciso. Ma tieni sempre presente che il narcisista ha una visione dei rapporti totalmente distorta, poiché tu sarai sempre solo un oggetto da controllare, manipolare e muovere come una pedina. Inoltre, tieni bene a mente che la comprensione e la sensibilità sono sentimenti che non fanno parte della natura del narciso. Quindi si potrebbe dire ad un narcisista che non è sufficiente per una relazione sentimentale. Molto spesso sono proprio le tue sofferenze che hanno il potere di andare a sbloccare quel qualcosa di molto importante dentro di te. E tu chi sei tra queste donne? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.